Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vorrei parlare di alcune parole modernissime che, se andiamo a scavare un po' nella loro storia, scopriremo che esistono da migliaia di anni. In particolare, oggi mi concentrerò sulle parole derivate dal greco. Non parlerò comunque di parole o termini medico-scientifici, perché quelle derivano quasi tutte dal greco e un solo video non basterebbe. Quindi, buona visione. Cinema. Sembrerà strano, ma anche nell'antica Grecia esisteva il termine cinema. La parola infatti kinema significa movimento ed è da questa che deriva il nostro cinematografo, formato da kinema e graphos, disegno, ovvero un disegno, una rappresentazione del movimento. Dal cinematografo, che a sua volta deriva dal francese cinéma, deriva il nostro cinema. Telefono. Anche la parola telefono, che si è diffusa sempre di più nel XX secolo, deriva dall'antica Grecia. È infatti un composto delle due parole tele, ossia lontano, e fonè, ovvero suono. Si tratta infatti di un suono che deriva da lontano. Dello stesso stampo anche microfono. Microfono infatti deriva da mikros, che significa piccolo, e fonè, ovvero suono. Un suono che viene infatti rimpicciolito in un microfono. Fotografia. Rimaniamo sempre nell'ambito dell'arte. La fotografia, anche questo è un termine che potremmo pensare molto recente, in realtà deriva dall'antichità. Phos, photos, infatti significa luce e grafia, l'abbiamo già incontrato in cinematografo, significa rappresentazione, disegno. La fotografia infatti non è altro che una rappresentazione della luce. Acronimo. Acronimo, una forma molto particolare di abbreviazione che ha un significato vero e proprio, deriva dal greco. In particolar modo deriva da acros, che significa alto, estremo, e onima, ovvero nome. Infatti viene presa la prima lettera, quella più in alto, di ogni parola per formare un nome di senso compiuto. Barbaro. Barbaro, che si utilizza per indicare una persona un po' rozza o poco istruita, deriva dal greco ed è un suono in realtà onomatopeico. Veniva usato in maniera dispregiativa dai greci per imitare gli stranieri che provavano a parlare il greco. La parola deriva infatti dal suono bar, il suono dei balbuzienti, ovvero quello che provavano a fare gli stranieri quando provavano a parlare il greco. Calligrafia. Calligrafia significa letteralmente bella scrittura. Deriva da kalos, che vuol dire bello, e grafia, scrittura. Ed è per questo motivo che quando sentiamo qualcuno dire hai una bellissima calligrafia, in realtà ci stiamo complimentando per il fatto che hanno una bella scrittura. Sarebbe quindi poco corretto dire così. È meglio dire hai proprio una bella grafia. Hai proprio una bella scrittura. Palindromo. Un palindromo è una parola che, se letta da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, risulta identica. Per esempio Anna, 8, Adda. Questa parola deriva anch'essa dal greco, da palin, che significa di nuovo, e dromos, che significa corsa. Quindi, in realtà, una corsa all'indietro. Retorica. La Grecia antica ci ha tramandato alcuni fra i più importanti pensatori e filosofi come Socrate, Platone o Aristotele ed è quindi normale che, sempre dal greco, noi prendiamo la parola retorica. Deriva infatti dalla parola greca retoriche tecne, ovvero l'arte del parlare. Questa era l'ultima parola di oggi, io spero che vi sia piaciuto, che abbiate trovato utile anche questo video e vi saluto, ci vediamo presto. Ciao! La nostra parola. Stavolta deriva dal francese. Anche il termine telefono. Acronimo ce lo metto? E dov'è la luce?
da destra,